Stamattina ho deciso di utilizzare delle foglie di palma. Una mia amica ha tagliato una palma nel suo giardino, non tanto alta, e ho preso queste foglie per portarmele qua in giardino e usare come materiale di pacciamatura. Sono foglie abbastanza resistenti, quindi riparano per bene il terreno dal freddo. Naturalmente se ne mettiamo un buon strato di queste foglie possono riparare il terreno. Io in questo caso voglio fare solo una base di foglie di palma. Successivamente, nel corso della stagione autunnale, metterò anche le foglie della palma, del banano, che poi andrò a tagliare, perché comunque è un lavoro che faccio tutti gli anni. Ne metterò un buon strato e poi aggiungerò anche le foglie di miscanthus, che in questo momento è in fioritura, ha già fiorito, pian piano adesso seccherà con l'arrivo dell'inverno, e utilizzerò le sue foglie appunto per aggiungere materiale di pacciamatura. Ma dopo il miscanthus ve lo faccio vedere perché è una pianta molto bella, non ve ne ho mai parlato, però in questo video parliamo appunto di foglie di palma. Ne ho prese un po', pacciamatura e canna indica, perché è una pianta che non sopporta il gelo. Se la lasciamo fuori nella interrata marcisce e quindi bisogna ripararla, oppure portare i bulbi sotterranei, i rizomi, portarli in un luogo che non gela, al riparo, che non sia neanche tanto riscaldato, perché altrimenti tende poi a rigermogliare. Altrimenti, in questo caso, come ho fatto io, però gli inverni scorsi non sono mai stati così freddi, l'ho lasciata in terra, è sopravvissuta, è rispuntata bellissima, e voglio ripetere di nuovo l'esperimento quest'anno con una nuova pacciamatura, sperando anche che nevichi, per vedere appunto come si comporterà questa pianta anche con una buona nevicata e con un certo tipo di pacciamatura. Comunque vado a procedere subito. Mi sono portato i guanti perché le foglie della palma, di questo tipo di palma, che dovrebbe chiamarsi Trichocarpus fortunei se non sbaglio, sono seghettate qui in questa parte e quindi possono ferire le nostre mani, e anche le foglie in alcuni punti sono molto sottili, possono creare delle microferite. Comunque i guanti in giardino dovrebbero esserci sempre. Cesoie e niente, non ci serve altro. Quindi adesso procederò a pacciamare questa pianta con uno strato di foglie, anche in maniera che sembra abbastanza un po' creativa, per fare anche una bella pacciamatura, anche se dopo verrà ricoperta con altre foglie. Comunque dai, vediamo come procedere, così proteggiamo la canna indica, che è una pianta stupenda, in questo caso con dei fiori rossi, dal freddo e dal gelo invernale. Allora, cosa posso fare? Cosa posso fare io? Posso prendere delle foglie e, volendo, o le infilo in questo modo, e poi tagliare qua in modo da lasciare questo strato, oppure io pensavo, poi incastrare, visto che sono fatte tipo una mano aperta, pensavo di incastrarle in questo modo, in modo da creare questo tappeto. Però non è molto semplice, quindi io andrò a inserire direttamente la parte basale della foglia all'interno della pianta, la tirerò per bene verso l'interno, verrà tirata per bene verso l'interno, e faccio così anche con le altre. Poi la parte interna della pianta fino al centro, quando tutto questo sarà tagliato, verrà protetto con il cumulo di foglie di banano e di miscanthus. Quindi continuo a inserire le mie foglie.
ho inserito le foglie, le ho sistemate in questo modo, anche perché mettendo le foglie ho riflettuto su una cosa. Le foglie della palma si presentano in questo modo, di questo tipo di palma, si presentano così. Nella parte inferiore sono fatte in questo modo, nella parte superiore ogni parte della foglia presenta una scanalatura che fa sì che l'acqua scorra via. Quindi, inserendo le foglie sotto la pianta che vogliamo proteggere, quando ci sarà una grande pioggia l'acqua batterà sulle foglie e attraverso queste scanalature tenderà a bagnare di più la parte intorno alla pianta, e quindi il centro, il nucleo centrale di questa pianta sotterraneo rimarrà leggermente più asciutto. In più nella parte centrale, come ho già detto, della canna io poi inserirò altro materiale per proteggerla quest'inverno. Un buon strato di pacciamatura che sarà alto anche 30-40 cm, perché ricordo ancora che la canna indica è una pianta che non sopporta assolutamente il gelo invernale, almeno qui nelle zone del nord che va tanto giù la temperatura, è meglio proteggerla. Quindi il lavoro l'ho fatto, le cesoie pensavo che mi servissero per tagliare questa parte basale della foglia che spunta perché la foglia è dall'altra parte, e invece è un materiale comunque sempre in più che posso lasciare. Pensavo che dava un po' fastidio visivamente, invece praticamente è scomparso, si vede soltanto in 2 punti e va bene così. Ho dovuto tagliare questa. Come potete vedere, alla base di ogni foglia si crea questa sorta di tessuto vegetale intrecciato che praticamente costituisce il materiale del tronco, compresso, intrecciato in maniera incredibile. Attorno alle foglie lo possiamo utilizzare perché è un po' più morbido, guardate che cosa è venuto fuori dalla base delle foglie, e anche questo può essere un materiale di pacciamatura del giardino. Lo possiamo conservare e poi nella primavera, se vogliamo, per controllare poi la crescita delle erbacce, lo possiamo mettere magari in 2 strati, così non fa passare la luce. Alla base sempre delle nostre piante possiamo utilizzarlo appunto come pacciamatura. Questo naturalmente se abbiamo una palma in giardino che dobbiamo buttare giù, ricordiamoci che possiamo utilizzare un sacco di materiale che la palma ci dà. Io ho conservato anche, mi sono fatto dare anche un pezzo di tronco, e poi a fine video vediamo come utilizzare questo tronchetto, una cosa che poi farò il prossimo anno. Comunque il lavoro è questo della pacciamatura invernale per proteggere le piante dal freddo. Un buon strato di foglie alla base, che andranno poi a seccare durante l'inverno, messe in modo da far defluire un po' l'acqua all'esterno e non tanto nel nucleo centrale. Successivamente a questo lavoro io avrei potuto proseguire inserendo altre foglie di palma ancora, ma le userò per qualche altra pianta, perché ho altre piante che qua in giardino possono patire magari un pochettino il freddo, quindi le userò per loro. Altrimenti, se vogliamo usarle tutte per una pianta singola come questa, possiamo appunto continuare a inserire foglie fino a creare un buon strato. Ricordiamoci però di proteggere soprattutto la parte centrale in qualche modo. Magari alla fine possiamo mettere un tessuto non tessuto in modo da proteggere veramente il tutto se l'inverno sarà particolarmente rigido. Era solo questo che volevo spiegarvi, un utilizzo, non solo un discorso che riguarda una sorta di pacciamatura invernale, ma anche un utilizzo sempre del materiale che abbiamo in giardino. Ogni pianta che noi tagliamo in giardino può darci del materiale che si può utilizzare nel giardino stesso, e quindi praticamente il giardino ricicla il suo stesso materiale e non viene buttato via, e questo fa sì che non abbiamo molti scarti e rifiuti poi da gestire. Quindi se tutto viene riciclato in giardino, la terra poi con la decomposizione, con il fatto che le foglie si decompongono eccetera, riassorbirà il tutto, se noi inseriamo magari questo materiale poi in primavera nel compost, e ci facciamo il terriccio per poter continuare a seminare e piantare le piante che vogliamo nel nostro giardino. Mentre risaliamo per vedere il tronco della palma e il suo utilizzo da fare una volta tagliato, volevo farvi vedere questa bellissima pianta di Miscanthus che utilizzerò come pacciamatura anche per la canna indica. Adesso la lascio così perché ha fiorito, adesso i fiori si stanno pian piano seccando, anche le foglie hanno preso già una tonalità verde, giallo, marroncina, che fa capire che questa pianta tra un po'
diventerà completamente gialla, perché si seccheranno le foglie e la pianta andrà in riposo. Quindi si possono tagliare le foglie, portare in giardino e utilizzare come materiale di pacciamatura. Questo è molto buono, le foglie del miscanthus, perché è un po' come la paglia, si riesce a creare dei blocchi molto compatti da inserire nel nucleo centrale della pianta e proteggerla poi bene nel corso dell'inverno. Ecco, questo è il tronco della palma che è stato tagliato, questa è la parte finale. Qui sopra taglierò poi le foglie, metterò a nudo la base delle foglie che sono state tagliate perché sono veramente molto ma molto dure, serviranno come appiglio per poter appenderci magari delle tillandsie, un vasetto con un'orchidea, oppure se si vuole utilizzare in un angolo magari dei vasetti con una candelina o magari con quelle luci a batteria, potrebbe essere anche molto, molto interessante. Ricordiamo che la palma ha questa sorta di tessuto che ricopre il tronco, composto appunto da un tessuto creato dalle foglie stesse per creare il tronco principale che va su, e quando noi facciamo dei lavori su questo tronco di palma bisogna sempre indossare comunque una mascherina, perché se io faccio, vediamo un esempio, voglio strappare questa parte, tagliarla, si crea una sorta di polvere, voi non potete vederla ma io la vedo qua, di materiale molto leggero, che è un bene non respirarlo comunque. Quindi una mascherina, dei guanti, una cesoia e si fa una bella pulitura, ma questo magari lo vediamo poi la prossima primavera e vediamo se effettivamente l'utilizzo del tronco di palma può essere carino per appenderci delle piante. Eccoci arrivati alla fine del video. Io spero che questo video di pacciamatura con le foglie di palma sia stato utile. Può essere la parte importante di questo video non è tanto il fatto di aver pacciamato con le foglie di palma eccetera, ma è proprio il riutilizzo del materiale che avevo in giardino per continuare a dargli un'importanza fino a quando verrà poi messo nel composto, magari sto parlando di materiale vegetale, nel composto per creare poi del terriccio. Quindi riutilizzare ciò che avevo in giardino è veramente una cosa molto importante. Mi trovo qui sotto il gazebo tropicale già da tanti anni, ma tropicale solo nella stagione estiva, primaverile ed estiva. In inverno qui ritiro, come potete vedere, tutte le piante che hanno bisogno di un po' di protezione. C'è un arancio amaro che mi ha dato la mia amica Tiziana, c'è una camelia che ho acquistato quest'anno con dei fiori bellissimi, vediamo se il prossimo anno li farà, ma penso proprio di sì perché è partita bene. La gardenia avrà ancora un tessuto non tessuto sopra perché quest'anno ha fiorito un po', il prossimo anno mi piacerebbe vederla con un po' più di fiori. E poi tutto il resto delle piante, qui c'è ancora del basilico, il basilico tulsi che devo raccogliermi un po' di foglie, il basilico genovese che non è cresciuto assolutamente, non so perché, e poi altre piante che sono state sistemate qua sotto per proteggerle appunto dal freddo invernale. Bene, io vi saluto. Se avete qualche consiglio per quello che riguarda le foglie della palma, il tronco della palma da darmi, perché magari le avete utilizzate in maniera diversa, anche forse migliore dell'utilizzo che ne ho fatto io, mettete pure qualche commento sotto il video così io lo leggerò, poi possiamo anche aprire una discussione magari su questo argomento. Per il resto niente, vi saluto e ci vediamo al prossimo appuntamento in giardino, magari in cucina, perché la zucca spaghetti ho scoperto che si può cuocere anche in maniera diversa, sempre ottenendo questi fili da tirar fuori che sono veramente molto buoni, ma ne parliamo in un prossimo video. Per adesso io vi saluto, invito chi non si è iscritto a iscriversi nel mio canale. Se volete potete azionare appunto la campanella che serve per ricevere le notifiche quando c'è un nuovo video, e per il resto al prossimo appuntamento in giardino. Ciao a tutti!